Prima delle Super Action Statues di Medicos, prima delle Revoltech di Kyoto e persino prima del 1990X di Xebec Toys, c'era lei, la prima action figure della storia di Ken il Guerriero. Scopriamola insieme. Benvenuti su Okutokai! Prima di tuffarci in questa recensione vintage, se siete fan di Ken il Guerriero, vi invito a iscrivervi al canale per supportarmi e aiutarmi a far crescere questo progetto. È gratis, richiede un secondo, ma per me fa davvero la differenza. Grazie di cuore! Nel 1985 Hokuto no Ken è all'apice del successo. Con milioni di copie vendute su Shonen Jump, la rivista in cui viene pubblicato settimanalmente, e un nuovo anime di enorme popolarità trasmesso in prima serata sulla televisione giapponese, è quindi del tutto normale che la casa editrice Shueisha prima e Toei Animation dopo rilasciassero la licenza ad altre compagnie produttrici, permettendo loro di ottenere una fetta del mercato di questo brand incredibilmente redditizio e di far sì che Hokuto no Ken diventasse un nome ancora più familiare nelle case dei giapponesi. Ed è qui che entra in gioco Bandai. Bandai di certo non ha bisogno di presentazioni. Chi segue anime e simili si è sicuramente imbattuto in questa nota azienda specializzata in giocattoli nata nel 1950, ma è tra gli anni 60 e 70 che arriva la vera svolta per questa casa produttrice di giocattoli. Bandai capisce prima di molti altri quanto la televisione stia diventando centrale in quegli anni e decide di legare i suoi prodotti alle serie TV più popolari, soprattutto nel mondo del tokusatsu e dell'animazione giapponese. Dopo i primi passi con Tetsuwan Atom, Astro Boy nel 1963 e grazie poi a franchise come Ultraman, Kamen Rider, Mobile Suit Gundam e tanti altri, Bandai costruisce un modello di successo basato sulla trasformazione dei personaggi televisivi in action figure, modellini e gadget di ogni tipo. Così, già leader nei giocattoli, inizia negli anni '80 a esplorare il mondo delle figure articolate basate sugli anime. Nel 1983 mette in commercio la Mighty Muscle Kinnikuman, giocattolo tratto da un altro manga anime di successo di questo brand. Vi ricordate gli Exogini? La Mighty Muscle Kinnikuman è una figure snodabile di 16 cm che getterà le basi prima per questa figure di Ken e successivamente per una sua linea più famosa e che diventerà una dei punti fermi di Bandai. La figure, anche se presenta solo il logo Bandai, è creata in realtà dalla sua divisione Poppy, che noi tutti ricordiamo sicuramente per i Chogokin, i fantastici robot articolati con parti in die-cast usciti a partire dagli anni 70 e arrivati anche da noi. God Sigma. E così sulla base di Kinnikuman, Bandai lancia la Zenshin Kado Kenshiro, la prima action figure della storia di Hokuto no Ken. Non parliamo di un semplice giocattolo, questa è una figure pensata per essere mossa, piegata e posata. Testa, braccia, gambe, busto e addirittura le dita, come il titolo stesso dice, è tutto articolato per ricreare le pose iconiche del nostro uomo dalle 7 cicatrici. Oggi magari non sembrerà chissà cosa, ma per l'epoca dove i 5 punti di articolazione o poco più erano la normalità, era veramente qualcosa che non si vedeva tutti i giorni, soprattutto in Occidente. Basti pensare ad esempio ai Masters of the Universe di Mattel del 1982 o addirittura alle Teenage Mutant Ninja Turtles di Playmates del 1988. La scatola si presenta in questo bel blu che richiama sicuramente i colori del protagonista, con la finestrella che ci fa vedere la figure all'interno.
Sotto una delle più iconiche e sicuramente più abusate immagini promozionali di Ken, disegnata dal character designer della serie Masami Suda. Perché sì, in questo determinato periodo storico praticamente tutto il merchandise che non fosse legato a Shonen Jump veniva dall'anime. In alto vediamo una scritta che recita: le tecniche segrete mortali di Kenshiro direttamente nelle tue mani, riproduceli alla perfezione. Mentre sotto al centro abbiamo il titolo sia in giapponese che in caratteri occidentali, Zenshin Kado Kenshiro, con un sottotitolo che dice: padroneggia le infinite tecniche segrete con movimento completo del corpo. Insomma, ci tenevano a far sapere che il punto di forza della figure stava appunto nell'essere super articolata. Sul retro vediamo diverse immagini che ci mostrano la figure in posa con addirittura i nomi delle tecniche, tutte prese dalle primissime puntate dell'anime. Infatti abbiamo il Ganzan Ryosan Ha, usato contro uno degli sgherri di picche nel secondo episodio, il Koshu Hagan Ken che ha usato contro Quadri nel terzo episodio, Plokto Juhazan usato contro Kuori nel quarto episodio, Plokto Zankai Ken stavolta contro picche sempre dal secondo episodio, e infine il celeberrimo Hokuto Hyakuretsu Ken. Mi riesce davvero difficile pensare che questi siano i 100 pugni laceranti di Hokuto, ma con un po' di immaginazione, o forse tanta, possiamo immaginarcelo anche noi. Sui lati invece possiamo vedere altre immagini promozionali del giocattolo e inoltre possiamo vedere anche il prezzo che all'epoca era di 1980 yen, come indicato dal bollino. Una cifra che per quegli anni lo collocava nella fascia medio-alta del mercato, che probabilmente, considerando inflazione e tutto, potrebbe equivalere grossomodo ai 4.000 o 5.000 yen di oggi. Ma tiriamo fuori la figure e osserviamola più da vicino. La figure è incastrata in una vaschetta di plastica che la tiene ben salda dentro e c'è anche questo pezzo di plastica vagante, anche se non ho idea di cosa sia, forse serviva a mantenere ferme le braccia, probabilmente non lo saprò mai, e all'interno troviamo un piccolo foglietto di istruzioni che ci informa che i piedi potrebbero staccarsi sotto pressione, ma che è possibile rimetterli a posto seguendo questa direzione. È incluso anche il Poppy Best Catalog, ovvero un mini catalogo Poppy dell'epoca con tanto di prezzi. Ed è davvero interessante dare un'occhiata ai prodotti disponibili in quegli stessi anni e farsi un'idea di cosa offrisse il mercato in quel periodo. Possiamo infatti vedere Dengeki Sentai Changeman, Seijushi Bismarck, Kyodai Ken by Kurosa, il famoso Macross, la stessa figure di Ken e altre figure in gomma, Battle Armor 5, Choriki Robo Galat e poi chiude con le linee più economiche come i Tamagoras, arrivati da noi come i mostruovi, e un piccolo veicolo a sei ruote chiamato Chibiroku. Inoltre è presente anche una scheda Poppy da inviare direttamente alla sede, con un sondaggio contenente varie domande, come ad esempio come si è conosciuti il prodotto, come si valuta il prezzo e qual è il suo personaggio preferito della televisione. È interessante perché ti dà un'idea di come le aziende giapponesi di quegli anni studiavano il mercato dei giocattoli. Davvero interessante. La figure è leggera ma fatta in plastica di buona qualità e infatti maneggiandola si intuisce che c'è una costruzione solida dietro. Sul retro si vedono abbastanza chiaramente i perni che tengono insieme le due metà dello stampo. Non è il massimo a livello estetico, ma per l'epoca era una cosa piuttosto normale. La scultura è abbastanza semplice, senza troppi dettagli raffinati, però nel complesso ricorda meno male il Kenshiro dell'anime. Le 7 cicatrici sul petto sono piccoline, ma in rilievo, che è un dettaglio comunque apprezzabile e molto carino.
Gambe e scarpe invece sono molto più spoglie e praticamente prive di particolari degni di nota, abbastanza semplicistiche e adatte a più figure come è stata appunto quella di Kinnikuman prima. La cosa che ho notato subito è la differenza rispetto al prototipo mostrato sulla scatola e quanto il giocattolo sia stato semplificato nella versione finale. Non solo è evidente un taglio nei costi per quanto riguarda le applicazioni di pittura, cintura, pantaloni e scarpe sono lasciati nello stesso blu dello stampo base, ma anche la scultura ha subito qualche modifica. Ken ha infatti perso l'iconica fasciatura sull'avambraccio sinistro, sostituita da un più semplice polsino praticamente uguale all'altro braccio e lasciato anche questo in blu. Un vero peccato perché il prototipo era davvero su un livello superiore. Ma passiamo adesso alle tanto acclamate articolazioni della figure. Ken può muovere la testa su e giù, può muovere le braccia su e giù, le può ruotare e addirittura può muoverle un po' avanti e indietro grazie a questa articolazione orizzontale. Ovviamente è presente anche un'articolazione al gomito e le mani invece si muovono all'altezza del polsino. Poi a parte l'indice è possibile chiudere anche le dita. L'indice ovviamente è lasciato in modo da poter ricreare la classica immagine di Ken che punta il dito verso l'avversario per dirgli che è già morto. È presente un'articolazione anche all'addome, può andare infatti sopra e sotto, davvero ottima, può ruotare all'altezza della vita fino a 360 gradi se si vuole e c'è addirittura un'altra articolazione come se quella all'addome non bastasse per piegarlo ancora di più. Le gambe possono muoversi in avanti e indietro, la coscia ha un taglio che permette di ruotarla, poi c'è una doppia articolazione alle ginocchia che fa andare la gamba ben oltre i 90 gradi, davvero notevole questa articolazione, addirittura un'articolazione anche sotto al ginocchio e infine il piede può ruotare a 360 gradi e può andare anche leggermente su e giù. Insomma, veramente un'articolazione ottima per l'epoca, addirittura superiore a tante action figure presenti oggi sul mercato. Anche se mettere tutte queste articolazioni ovviamente all'epoca sacrificava un po' l'aspetto estetico. Insomma è davvero un giocattolo di livello e sicuramente all'avanguardia per l'epoca. Su questo proprio non ci sono dubbi. Non è chiaro se questa action figure fosse pensata come un pezzo unico o come parte di una serie. Ciò che è certo però è che Kenshiro è l'unica figure di questa linea. Nel mercato dei bootleg cinesi invece venne proposta una linea molto simile che si espanse includendo diversi personaggi della prima serie. E questa era la Zenshin Kado Kenshiro di Poppy Bandai. È una figure che puntavo da anni ma ho sempre rimandato l'acquisto nella speranza di beccare l'occasione giusta. Non è un pezzo rarissimo perché sulle aste giapponesi salta fuori abbastanza spesso, ma il problema è che essendo un giocattolo vintage, i prezzi negli anni sono saliti parecchio, soprattutto se completi di scatola. E per me la scatola era un must. Alla fine però la mia pazienza è stata premiata e sono riuscito a portarmela a casa a un prezzo più che onesto. Questa figure non è mai arrivata in Italia ed è un peccato perché sicuramente ci avrebbe conquistati e posso solo immaginare quanti bambini giapponesi dell'epoca abbia reso felici. È un giocattolo che oggi può sembrare semplice, persino un po' bruttarello, ma di quel brutto che alla fine conquista e personalmente mi trasmette molte più emozioni rispetto alle figure moderne che pur potendo contare su tecnologie decisamente più avanzate, spesso però non riescono comunque a rendere al meglio la fisionomia dei personaggi. Non va dimenticato che è proprio da prodotti come questo che sono nate le action figure snodabili che conosciamo e apprezziamo oggi. Certo, rispetto alle versioni attuali di Hokuto no Ken è più essenziale, con meno dettagli e una colorazione più semplice, ma è anche grazie a queste differenze che si percepisce quanta strada abbia fatto questo settore nel corso degli anni.
E tutto è partito nel 1985 con questo primo e bruttarello Kenshiro snodabile. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un hype, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo Kenshiro e se siete interessati a vedere altri miei video vi consiglio questi che vedete qui. Noi come al solito ci vediamo al prossimo video e come sempre tu sei già iscritto, solo che ancora non lo sai. Alla prossima!